Buongiorno a tutti. Allora, oggi c'è una piccola novità perché dopo tanto ho ritrovato qualcosa che potrebbe essere interessante sul mercato azionario. E dopo tanto perché comunque sia non è che lo stia guardando più di tanto perché insomma il periodo estivo tradare su azioni mi piace poco, quindi mi sono concentrata su altro e niente, oggi ho detto mi faccio un po' una passeggiata tra il mercato azionario europeo, Londra, Cina e anche America e alla fine, come succede spesso, l'ho trovato sul mercato americano e mi piace molto, abbastanza sì, ed è Verizon, Verizon Communication. Allora, la prima cosa che faccio è guardare su time frame maggiori, ovviamente analisi top down, e quindi parto dal daily, a volte anche weekly, ok? Però daily la maggior parte delle volte e una volta individuato, perché già a colpo d'occhio riesco ad individuare se la situazione potrebbe essere interessante e in questo caso mi sembra di sì, vado a vedere se ci sono anche magari delle notizie e io utilizzo questo sito qui che è Finviz, finviz.com, per chi non lo conoscesse è molto utile, praticamente è uno stock screener, credo si dica così, e abbiamo, vedete, qui in basso a destra le major news. Queste sono le major news del giorno, cioè tutte le notizie che stanno movimentando questi titoli qui. Ovviamente sono titoli americani, quindi in pre-market già si stanno muovendo a quest'ora. Che ore sono? Sì, certo, sono le 3:20. E abbiamo Disney che sta volando, tra l'altro, Moderna, Pfizer, Apple, Coinbase, alcune non le conosco, Tesla, vabbè, Square, Google, Wish, Babba, Alibaba. E insomma, se noi vogliamo e ci interessano, possiamo cliccare una ad una e leggere che notizie ci sono. Ad esempio, Disney oggi ci sono delle belle notizie, ci clicco e vedo. Altrimenti, clicco su Major News e cliccando su Major News me le dà tutte. Vedete, c'è Disney, poi c'è... questo cos'è? Ah, Barclays, ok. Qui c'è una notizia su Virgin Galactic che potrebbe interessarmi, dopo vado a leggerla. Però, insomma, non vedo nulla che riguarda Verizon, ritorniamo a noi. Quindi inserisco qui il ticker, che è VZ di Verizon, vado su cerca. Oggi la connessione non è un granché, ultimamente sta capitando spesso. Ok, non dovrebbero esserci news, non so se ho inserito tutto bene. Vabbè, insomma, poi comunque c'è tempo anche per rivedere quelle. Questo è il modo che utilizzo io e oltre Finviz utilizzo anche altre applicazioni per leggere le notizie, tra cui anche Fineco che mi trovo molto bene. Su Fineco ci sono sempre notizie aggiornatissime su ogni singolo titolo e anche sui titoli che fanno i movimenti più grandi di giornata. Quindi ritorniamo a noi all'analisi tecnica. Connessione, vedete che saltata è ritornata, ok. Quindi siamo sul daily e sul daily vedo una zona carina. Ok, tolgo per non impicciarci, scendo su 4 ore. Anzi, sul daily inizia a segnarmi qualche zona lasciata così, qualche buco, qualche inefficienza. Qui c'è questo gap che mi piace. Poi scendo su H4 e su H4 vedo un po' di cose interessanti. Prima cosa, piccolo sbilanciamento, rientriamo. Seconda cosa, mi sembra di vedere un'accumulazione.
mi sembra di vedere un'accumulazione su una zona di supporto che abbiamo visto sul daily. Quindi faccio così che andiamo un po' più rapidi. Quindi abbiamo qui Selling Climax e Automatic Rally, quindi il nostro range, ok? Selling Climax e Automatic Rally definiscono il supporto e la resistenza del range. Levo questa altrimenti vi confondo. Ovviamente questo è un secondary test e questo è un secondary test di fase B che è molto importante. Poi qui cosa abbiamo? Quello che Wyckoff chiamava Spring. E quello che mi piacerebbe vedere adesso è una cosa di questo genere. Un test per poi andare a colpire l'Automatic Rally, oppure un test per poi andare a chiudere il gap. Quindi queste sono due possibili view, due possibili scenari che si potrebbero verificare. Quindi mi sembra molto pulita come schematica. Ora bisognerà sempre analizzare anche l'indice di riferimento, vedere cosa ci dice, anche se gli indici dicono sempre long, quindi STB, cioè secondary test di fase B, perché qual è la fase B? Un secondo, che linea verticale, qui inizia la fase B e con lo spring e il possibile test si chiude la fase C. Fase D abbiamo il sign of strength con il jump the creek e markup e poi si sale. Quindi la mia view è questa, ovviamente qui abbiamo il PS, ovvero preliminary support, supporto preliminare, che viene sempre rotto, ok? Viene rotto per poi creare il selling climax. Poi se vogliamo possiamo anche aggiungere i volumi. E qui abbiamo anche dei volumi interessanti, vedete, selling climax deve avere quasi sempre come caratteristica dei volumi elevati perché si va a bloccare il movimento ribassista. Quindi abbiamo anche un secondary test di fase B, anche qui, con volumi, spring, quindi buchiamo il range con, un secondo, con dei volumi decrescenti. Quindi adesso voglio vedere in che modo andiamo a testare per poi magari posizionarmi long. Faccio attenzione, adesso vedo un premercato flat praticamente, non so cosa sta succedendo. 55,64, ok, premercato ai livelli di chiusura di ieri se non erro, però mi piace vederlo anche su Yahoo Finance, dopo lo farò, andrò su Yahoo Finance, scusate, e vedrò il premercato come sta andando, se effettivamente TradingView dice il vero. Quindi questa è la mia analisi di oggi, ho tante in watchlist, le abbiamo viste nel canale Discord privato, e anche di Forex, ma probabilmente anche quelle si rimanderanno per la settimana prossima, essendo oggi venerdì, dipende dall'orario in cui si creano delle occasioni come al solito e nulla. Volevo portare oggi un'analisi su azionario, ricapiteranno sicuramente, poi è il periodo di settembre, sicuramente ne troverò molte di più, mi ci dedicherò molto di più e quindi nulla. Mettete like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi se non l'avete fatto e namaste.